Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e le ultime news in casa Napoli per quanto riguarda l'amichevole di ieri col Giuliano e le tante indicazioni che ci arrivano sia per quanto riguarda gli eventuali rientri in campo e sia per quanto riguarda la situazione di qualcuno che ovviamente non è molto rosea, ma ci arriviamo e facciamo il punto della situazione insieme. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Andiamo non di fretta, però voglio condividere appunto ciò che è successo ieri in casa Napoli con voi perché cominciamo a vedere un tantino di luce. Napoli-Giuliano, Alisson e Giovane in gol. Durante la partitella terminata 3-1 per il Napoli c'è da segnalare la doppietta di Alisson Santos, ha trovato la rete anche l'altro brasiliano arrivato a gennaio per rinforzare l'attacco, Giovane Santana do Nascimento. I due hanno ben figurato nel reparto offensivo con un'altra notizia importantissima, con Romelu Lukaku che è rimasto in campo per tutta la sfida contro lo sparring partner per consentire a Mister Conte di provare nuove soluzioni per i prossimi impegni in Coppa e in campionato. Altra notizia importante che ci fa sorridere, 70 minuti per Amir Rrahmani per quanto riguarda l'infermeria. Rrahmani appare il più pronto al rientro ed è stato in campo una settantina di minuti. Dovremo rivederlo a Luigi Ferraris contro il Genoa, anche se non è chiaro se partirà dal primo minuto o se subentrerà successivamente. Si registrano dunque delle notizie positive dal training center di Castelvolturno quando manca ancora qualche giorno alla trasferta della partita contro il Genoa. Ripresa dei lavori a Castelvolturno, e questa è una notizia che ovviamente non è che ci fa sorridere tanto per quanto riguarda Frank Zambo Anghissà. Come riporta la Repubblica non ci sono novità sul fronte di Zambo Anghissà, il cui rientro resta ancora da definire. Proprio per questo il tecnico ha limitato gli esperimenti in mezzo al campo, confermando il 3-4-2-1 e concedendo addirittura a McTominay, Elmas e Lobotka, sostituiti da elementi della primavera, un po' di riposo. L'obiettivo è averli al meglio a Marassi. Quanto ai recuperi, Billy Gilmour potrebbe rientrare prima di Anghissà, quindi questa situazione Anghissà che ancora non è molto chiara, però almeno ritroveremo a breve Billy Gilmour, un altro centrocampista, perché poi è lì che siamo veramente molto ma molto corti. Si avvicina anche il rientro di Kevin De Bruyne, notizia che comunque va un attimo presa con le pinze perché si avvicina è una parola grossa. De Bruyne potrebbe anche lui rimettersi a disposizione di Conte alla fine di marzo, dopo essere sparito dai radar il 25 ottobre per una gravissima lesione muscolare. A Castelvolturno lo aspettavano già a metà gennaio, poi il rientro alla base del campione è slittato. Per la fine del mese di marzo sarà dunque possibile rivedere Kevin De Bruyne in campo, quindi la fine di marzo rivederlo in campo, e come dico sempre lo rivedi in campo entro fine marzo. Comunque ci vogliono quelle 2 settimane barra 3 per ritornare un tantino a livello, quindi è ancora un tantino lunga per Kevin De Bruyne, però già il recuperare un Gilmour di turno ed avere un'altra alternativa in mezzo al campo diciamo che ci fa sorridere, almeno per quanto mi riguarda. Ancora Lukaku in crescita e si è svolto ieri nel pomeriggio l'allenamento col Giuliano, ovviamente questo ce lo riporta Sky. Lukaku è rimasto in campo per tutta la partita, quindi dal punto di vista del minutaggio Lukaku sta ovviamente bruciando le tappe tra virgolette, ma comunque per arrivare ad avere i 90 minuti nelle gambe ce ne vuole ancora un po', però già averlo un tempo, 45 minuti buoni, poi arriveremo a 60 minuti, sarà un'arma in più da poter sfruttare, visto che Højlund deve pur rifiatare, che è da inizio stagione che tira la carretta tra virgolette lì davanti. Addirittura le ultime per quanto riguarda questa amichevole, Savic e Meret sono stati risparmiati, quindi anche nel modus operandi probabilmente sta avvenendo qualcosa dal punto di vista del non forzare chi deve scendere in campo, perché sicuramente ritorna qualcuno, ma siamo ancora contati tra virgolette. Ripresa graduale e scelte ponderate a Castelvolturno. Il Napoli ha svolto ieri in un allenamento congiunto contro il Giuliano per preparare la prossima gara di campionato contro il Genoa, sfruttando una settimana senza impegni ravvicinati. Antonio Conte ha utilizzato il test per distribuire minuti a chi ne ha più bisogno, in particolare a calciatori che stanno lasciando l'infermeria e non possono ancora accumulare ritmo per quanto riguarda le partite ufficiali.
Come spiega la Repubblica, tra i pali ha giocato dal primo minuto Nikita Contini, scelta dettata dalla cautela. Il reparto portieri infatti vive una fase delicata, Savic non ha ancora recuperato appieno, mentre lo staff ha preferito anche non rischiare Alex Meret in allenamento contro il Genoa, salvo sorprese, toccherà ancora a Meret difendere la porta azzurra. Buone notizie, buonissime notizie per quanto mi riguarda e comincia un campionato a parte di 15 partite dove bisogna affrontarle tutte e 15 con il sangue agli occhi, cercando di fare quanti più punti possibili. E l'ultimo turno di Serie A, ovvero dove c'è stato il punto diviso tra Como ed Atalanta e la Roma che ha dovuto pagare pegno e perde la partita contro l'Udinese per i piedi di Ekkelenkamp, che comunque ci fece male anche a noi, e non solo, perché comunque l'Udinese si è giocata la partita. Io ho visto tutto il match e se Svilar non andava a recuperare una palla all'incrocio e altri due interventi decisivi, l'Udinese poteva fare anche qualche gol in più. Ovviamente è stato un risultato inatteso per quanto mi riguarda, perché avrei più dato, in questo turno di Serie A, avrei più dato credito ad un Bologna contro il Milan in casa che poteva fare risultato, invece ha preso 3 palloni, che a un Udinese che poi non è che sta giocando alla grandissima, a parte alcune partite, compresa quella contro di noi, e non sto nemmeno qui a dire possibile che abbiamo sbagliato noi così tanto contro l'Udinese. Io guardo tante partite di Serie A e l'Udinese contro di noi, ma comunque anche contro la Roma, che ha fatto la stessa partita, ritmo, aggressione, comunque dal punto di vista offensivo, sempre lì a rompere le scatole, sempre lì a tenere l'avversario sull'attenti. Altre partite invece vedi un Udinese che al limite non scende in campo, e non sto dicendo Inter Udinese, Milan Udinese, anche una semplice Udinese Lecce, Udinese Genoa. Vedi un Udinese comunque in balia dell'avversario e poi ti fa dei partitoni dal punto di vista dell'essere consistenti contro la Roma e contro il Napoli, che dici porca miseria, veramente il giorno e la notte per quanto riguarda le prestazioni. E noi ringraziamo questo turno di Serie A, perché benissimo la sconfitta della Roma, perché chi insegue comunque è meglio se perde qualche punto, perché quando sei tu ad inseguire poi chi ti sta sopra e dietro non perdono comunque il passo, devi guardarti anche dietro, e quindi che manchi d'attenzione nel voler inseguire poi chi ti sta sopra. Almeno questo è il mio punto di vista. Nel caso perdono poi punti, e ne perderanno ancora, ci auguriamo, con gli impegni infrasettimanali e le coppe che poi cominceranno, ecco perché inizia un altro campionato a sé per quanto ci riguarda e per quanto riguarda il Napoli di Conte. Al di là della settimana tipo ci sono 15 partite dove tu devi assolutamente fare più punti possibili, anche perché 15 per 3 fa 45, 43 punti li hai fatti. Comunque sei sulla soglia dei 40 punti per cercare di non essere scavalcato da nessuno imprevedibilmente per arrivare tra le 4, almeno 79, 78, magari il quarto posto scende sotto gli 80 punti, sicuramente scenderà sotto gli 80 punti, ma non si può rischiare, quindi che il cammino è abbastanza arduo a livello di punti da conquistare per tenere il passo e cercare di arrivare tra le 4, se qualcuno ovviamente non rallenta sia sopra e sia chi ci insegue. Ma noi siamo lì pronti, e con queste notizie che ovviamente ci fanno sapere da Castelvolturno dopo l'amichevole con il Giuliano, io sto un tantino più tranquillo, e dobbiamo assolutamente sorridere, perché arriverà la luce dopo tutto questo buio che c'è stato quest'anno a livello di infortuni e a livello di prestazioni altalenanti. Anche se i punti comunque li hai portati a casa, sono arrivati, hai perso qualcosina, magari il Torino, l'Udinese, partite che potevi portare a casa, però non dimentichiamo che ci sono state anche partite dove le avevi portate a casa o le stavi portando a casa e ti sono stati negati dei punti. Vedi il rigore contro la Juventus, vedi
scusate, il gol annullato a Højlund. Ci sono tante cose da poter mettere, diciamo, nel calderone e cercare una sorta di quadra, e magari lo faremo anche in live andando a ricostruire ciò che è stata la stagione da settembre ad oggi, per poter poi incamminarci alla grandissima in quest'ultima fase di campionato che dura 15 partite. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto, e se vi va, come ho detto all'inizio, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, vi unite alla community, non ve ne pentirete. Ciao!